Ciao a tutti, oggi voglio fare con voi la stesa più famosa del web, e cioè tornerà? Ho fatto 3 mazzetti con 3 pietre e vi prego di fare la domanda e di sceglierne uno istintivamente, senza pensarci troppo su. Prima di iniziare, volevo sapere da voi nei commenti se vi può interessare un video dove vi mostro come fare da soli a casa una stesa semplicissima, dal responso veloce. Fatemi sapere. Iniziamo. Partiamo ora dal primo mazzetto. Intanto, se volete provarla a casa, vi scrivo il modello della stesa che sto usando in sovrimpressione. Vi ricordo che se siete uomini a guardare, vi basterà ribaltare la situazione. Nel passato vedo che c'è stato un conflitto. Questa persona ha fatto qualcosa che non mi è andato giù. Voi avete una grande sensibilità, ma allo stesso tempo un carattere molto forte, capace di tagliare definitivamente una volta che vi viene fatto un torto. Avete probabilmente avuto un passato che vi ha messo alla prova. Di conseguenza, per non soffrire, preferite dare un taglio netto alle situazioni scomode e che si trascinano per troppo tempo. Il presente. Questa pausa che vi siete presi sta creando in entrambi un vortice di ricordi. Tu continui a pensare alle promesse che vi siete fatti in passato. Magari questa persona ti ha fatto qualche piccolo dono che tu ancora conservi, oppure ripensi alle attenzioni che ti dava. D'altra parte lui pensa a te, alla tua femminilità, alla tua creatività e spontaneità. Dalle carte che mi sono uscite, questa persona è pentita e vi pensa molto. Sta anche pianificando il prossimo passo per ricongiungersi con voi. Il futuro è più incerto. Dalle carte che mi sono uscite ci sono 3 diverse possibili interpretazioni. Una di queste è: se siete voi consultanti, persone molto giovani, c'è la possibilità che lui, che vi vede comunque fragile, si riavvicini in un momento di pericolo per voi, in un momento in cui siete in pericolo. Vi aiuterà a sconfiggere il nemico o, come credo più probabile, una nemica. La seconda interpretazione è che se siete giovani madri, lui possa aiutare vostra figlia o vostro figlio in un momento di difficoltà, riavvicinandosi così a voi. La terza interpretazione è che lui possa mettere a tacere un pettegolezzo sul vostro passato, da parte di una ex amica che avete allontanato e che sapete non essere sincera con voi. Il fante di spade in alto conferma la presenza di 2 elementi che coronano la stesa: la difesa da una parte e il coinvolgimento dall'altra di una persona molto giovane. La carta degli angeli che qui vedete la leggeremo alla fine con il super responso finale. Siamo giunti al secondo mazzetto. Nel passato vedo che lui se n'è andato, probabilmente è uscito da un divorzio, da una situazione complicata e vi ha lasciato sole. Può anche trattarsi di qualcuno che è traslocato lontano, che è andato via perché qui ci vedo anche un trasferimento. Può anche darsi che lui sia scappato per colpa di un litigio, di una situazione che si era fatta troppo difficile da sopportare. Non è andato però da un'altra persona, è rimasto solo anche lui. Si può pensare anche alla quarantena che sta affrontando in questo momento da solo, immerso nel suo lavoro da casa, per esempio. Nel presente vedo una grande delusione e sofferenza. Uno dei due ha fatto qualcosa di grave all'altro, probabilmente lui. Però, nonostante tutto, voi siete disposti a perdonarlo. A breve ci potrebbe essere infatti una riconciliazione. Credo che siate comunque voi a fare il primo passo e lui si scuserà. Mi viene anche da pensare che prima del litigio si fosse parlato di convivenza oppure di aprire un'attività insieme e con la riconciliazione, appunto, se ne parlerà di nuovo di questi progetti. Nel futuro c'è il suo ritorno. Non appena sarà possibile, lui tornerà. Voi però in fondo non vi fiderete di lui e starete sulla difensiva. Forse dopo questa delusione, senza rendervene conto, qualcosa è cambiato dentro di voi e comincerete a guardarlo più come un nemico che come un amico. Il 5 di spade in alto mi dice che voi vincerete questa battaglia, avrete il suo ritorno, ma a caro prezzo, perché qualcosa dentro di voi si è spezzato. Come dicevo anche prima, per il primo mazzetto la carta degli angeli con il responso finale la guarderemo alla fine. Eccoci giunti al terzo e ultimo mazzetto.
Dalle carte che mi sono uscite sembra una relazione con una certa differenza di età. Lui è più grande di voi. Forse vi siete incontrati in un luogo di, come dire, shopping. Può anche darsi mentre andava a fare la spesa, per esempio. Sembra essere una persona sposata. Il vostro arrivo nella sua vita lo ha completamente sconvolto e travolto come un fulmine a ciel sereno. Il presente mi mostra quest'uomo di un segno d'aria, quindi Bilancia, Acquario, Gemelli o comunque qualcuno amante della bellezza e delle cose belle, che svolge un lavoro istituzionale. Potrebbe essere un medico, ma soprattutto un avvocato, mi sembra. Vi posso dire che questa persona al momento si sta caricando di lavoro per evitare di pensare a voi, perché siete un'ossessione vera per lui, che però non vuole perdere il controllo in nessun modo. Il futuro. Dal futuro vedo che non resisterà molto e correrà da voi, solo dopo aver affrontato un cambiamento di vita radicale però. È una persona che nonostante tutto, infatti, mette prima il dovere e poi il piacere. Vedo al momento soprattutto passione e una fortissima attrazione. Non mi parlano di relazione e non mi parlano d'altro per il momento. Quindi eccoci giunti al momento tanto atteso. Eccoci giunti al responso delle carte degli angeli del cuore. Per il primo mazzetto la risposta è molto presto. Decidi lucidamente cosa vuoi, così che avvenga ora. Ricordatevi che nel primo mazzetto c'era anche la stella, quindi vi consiglio di esprimere un desiderio, è il momento giusto. La risposta alla domanda tornerà, quindi mi sembra comunque sia stata esaustiva. Per il secondo mazzetto la risposta è riconciliazione. Una persona del passato sta tornando nella tua vita. Quindi la riconciliazione ci sarà anche per questo mazzetto, nonostante abbiamo visto che si tratta comunque di una relazione un po' sofferta. Per il terzo mazzetto la risposta è non a caso, passione. Permetti a cuore e anima di cantare gioia. Non credo che quest'ultima carta abbia bisogno di essere commentata da me. Quindi con questa stesa abbiamo finito, vi saluto e vi abbraccio tutti, alla prossima e mi raccomando non dimenticatevi di lasciarmi un commento con le vostre impressioni, con le vostre domande e un like se avete voglia. Ciao!